Buongiorno ragazzi, oggi grazie a Farmotor faccio così oggi, che così almeno siete sempre più contenti che mi sentite meglio. È un metodo veramente arcaico, però ho detto perché no. Allora ragazzi, vi dicevo, oggi abbiamo la possibilità, ho già avuto la possibilità di guidare questa moto che sarà per tanti un sogno, e vi devo confessare che ero veramente emozionato quando mi ha dato l'opportunità Farmotor Genova, concessionario ufficiale Aprilia. Andate da Riccardo e chiedete, e ditegli che avete visto i miei video e chiedete di provare questa moto, perché ragazzi questo sarà il sogno dei diciottenni. Se io avessi 18 anni, veramente, mi metto qua vicino a lei, se io avessi 18 anni non so cosa farei per questo oggettino, ma se io appunto 20 anni fa o anche di più avevo l'RS 125 come poster e poi finalmente grazie a mio papà ho potuto vivere quel sogno, i ragazzini oggi dovrebbero mirare a questo invece che agli smartphone. Fatelo, perché con questa moto imparate a guidare in sicurezza. Perché in sicurezza? Perché ora ci sono tutti gli ausili che un tempo non c'erano, ABS, avete una piccola moto RS 457, motore che non è derivato da Tuono e RS 660, ma è un motore totalmente nuovo, imbiellato a 270 gradi e suona quindi tipo un bicilindrico. Avete il comando che non è a cavo, ride by wire, quindi avete 3 mappe motore, questo permette la tecnologia, potete guidare in sicurezza sul bagnato grazie alla mappa Rain, e poi per divertirvi un po' la Sport ovviamente. Devo dire che non c'è tantissima differenza fra le mappe, 47 cavalli è il rapporto di categoria più basso, cavalli peso che potete guidare, freno affidato un disco solo, ma la moto è molto leggera, quindi un disco vi dico già che basta, by Bray, che sarebbe Brembo, una sottomarca del gruppo Brembo. Una buona coppia sui 6.000 giri, ed è per questo che è anche notevolmente più facile rispetto a quello a cui eravamo abituati noi. Il telaio è in alluminio, il motore ha funzione strutturale. Questo cosa significa? Che tutto quanto, compreso anche il forcellone in alluminio anche lui, è infulcrato sul motore, e questo serve ovviamente per ridurre i pesi, e ha permesso anche di avere delle pedane che non sono altissime, non ce l'avete troppo vicino al piano di seduta, ma sono molto strette, quindi questo permette ovviamente in pista degli angoli di piega veramente importanti. Allora adesso io vi farò vedere un pochino anche il dashboard, perché so che è una cosa che vi piace, poi vi faccio vedere anche come si sta in sella. Questo è quello che vi trovate davanti quando accendete l'RS 457, cavalletto giù, mappa ovviamente in sport, con questo selettore cambiate le mappature. Qua i tasti sono retroilluminati ragazzi, potete dire ai vostri amici che il GS del papà non ha i tasti retroilluminati, ma che il papà spero che abbia un'altra moto, e invece la vostra RS 457 sì, guardate che bello, si vedono anche i gradi, e poi so che ci sono 10 gradi, non vi interessa saperlo, ma fa freddino, i chilometri residui, tutte cose che non avevamo ai nostri tempi. Qua ci sono tutte le varie impostazioni, vedete che mancano, non dicevo bugie, mancano 953 km al tagliando, al traguardo. Il controllo di trazione, che è regolabile direttamente da qua, tac tac tac, su 3 posizioni. Questa purtroppo non ha il cambio elettronico. Vi parlo un pochino dell'ergonomia, di come si sta in sella. Guardate che belle le maniglie integrate, quando volete portare la vostra compagna a prendere un gelato, potete fare qualche metro. Allora, come si sta in sella? Adesso guardate che quanto è bello ragazzi, quanto è bella, guardate la firma luminosa Aprilia, anche l'aerodinamica è studiata veramente bene in questa moto. La forcella è regolabile solo nella precarica molla, anche le ragazze possono toccare facilmente a terra. Serbatoio da 13 litri, 175 kg in ordine di marcia, che significa col 90% di carburante. Devo fare la svelta ragazzi, perché secondo me potrei prendere anche acqua. A terra si tocca benissimo tutta la pianta, io sono alto 1,70 m. I semimanubri sopra la piastra per avere una posizione un pochino più eretta, ma comunque carico ne avete sui polsi, quindi non è una moto diciamo da commuting, ma non è neanche così estrema, e anche l'angolo
è a un buon angolo la gamba, la sella è sostenuta ma ha uno schiumato che ci sta per la tipologia di moto, si può arretrare bene, guardate come riesco ad arretrare bene, quindi la moto è tutto sommato, stavo cadendo, è anche abbastanza comoda, negli specchietti si vede abbastanza bene, il cupolino è piccolino ma fende bene l'aria, l'aerodinamica devo dire che è studiata bene, mi piace, freno dietro presente, cioè nel senso che ha un buon mordente, anche l'anteriore, e la frizione è morbidissima, veramente senza problemi, anche se non hai quick shift, con un dito praticamente la riuscite ad utilizzare. Dai, ve la devo far sentire in moto anche. Non capisco molto la scelta di non avere delle gomme, cioè la capisco perché sarà economica, ma sono marchiate Aprilia, non so che gomme siano. Vi consiglio di andare da Farmotor qua a Genova, inserimenti velocissimi ma non nervosi, in vita veramente bisogna conoscerla, avere delle gomme calde, un asfalto buono, magari anche in pista, per sfruttare questo anteriore non nervoso, comunicativo, che vi fa andare dentro a una velocità a cui, se siete come me abituati a moto grandi, non siete più abituati ovviamente, quindi bisogna riabituarsi. Proprio sono contento che Aprilia abbia fatto questa moto, non pensavo che l'avrei provata l'anno scorso quando l'ho vista dal vivo a Misano, invece sì, vado ancora a divertirmi. Non taglierò questo pezzo, so già che non sono assolutamente equipaggiato per farvi un onboard degno su una moto dove si è caricati in avanti come una moto sportiva. Sono emozionato, sono eccitato perché questo video io spero venga finalmente visto anche da dei diciottenni, quindi mettete un like per favore, fatemi sapere se vi piacerà anche a voi ragazzi, iscrivetevi al canale, so che i miei video sono un po' da vecchio, ma d'altronde ragazzi io non ho 20 anni, non ne ho 25, cioè no, vado per i 41 e ragazzi lo so, l'ho già detto anche nel momento in cui ero nelle riprese statiche, ma questo è tornare finalmente diciottenni alla grande, io con l'RS 125, qua abbiamo il 457 bicilindrico, ma no, lo voglio mettere in moto, è già il Mappasport, è pronto per noi, e allora sentiamo, non è un due tempi, ma il sound non è per niente male, sentite? Il sound c'è, una piccola precisazione ragazzi, moto con 35 km, quindi dobbiamo stare all'occhio alle gomme. Cercherò ragazzi nei momenti in cui non sono in curva di farvi vedere un po' di strada, e allora rispetto ai due tempi, qua un bicilindrico 4,50, potete guidarlo a 18 anni con la 2 e abbiamo anche un po' di tiro sotto, guardate sono in quarta. La cosa incredibile di questa moto rispetto ai 125 è che è un po' meno maneggevole, ma la stabilità che ha è da moto più grande, e guardate comunque come vi porta fuori in terza, quarta, gli ingressi in curva sono una figata mostruosa. Veramente si potrebbe ritardare, io non mi fido delle gomme assolutamente, e secondariamente ragazzi la moto è veramente nuova, ma che sogno se avessi 18 anni, potrei quasi andare, non mi fido delle gomme ragazzi assolutamente, ho ritardato. Questa non è dotata di quick shift, frenata affidata a un monodisco anteriore by Bray, che sarebbe un Brembo economico,
Abbiamo ovviamente anche delle belle chiazze di umido, giusto per facilitarci la situazione con questa piccola bomba aerodinamica studiata, e si sente come fende l'aria, la fende molto bene. In pista il Mugello Tommy Marcon l'ha portata fino a 190. Canale di Tommy Marcon se volete vedere un pilota vero e non me. Guardate però la piacevolezza di un 4 tempi, è vero, il sound di un 2 tempi è un'altra cosa, però con un 2 tempi voi potete andare anche a fare una cosa che con un RS 125 era impossibile fare, cioè 3000 giri e comunque riprende. I semimanubri sono sopra la piastra di sterzo, vi donano un po' più di comfort rispetto a come eravamo abituati noi, ma qua sì, di comfort direi che ce n'è di più rispetto a un 2 tempi. La moto non è rigidissima, il mono è un po' più duro, certo le sospensioni come vedete assorbono un po', sì, ma saltellate ovviamente. Qua purtroppo, come vi dicevo, non abbiamo il quick shift. Guardate che belle questi ingressi, come fa a godere. Ma anche in quarta, ragazzi, sto anche in quarta. E la Aprilia è veramente una moto che le ciclistiche le sa fare da Dio. Se dovete imparare a guidare una moto vera, ragazzi, diciottenni, non costa neanche tanto. Stavo facendo due pensieri, perché io non so quanti anni fa, ma 20 anni fa, non me lo ricordo neanche, avevo l'RS 125, costava tanto ai tempi, credo, perché costava 5.000 euro. Questa ne costa 7 e avete però un bicilindrico, ragazzi, avete un bicilindrico nel 2023-24 siamo. L'avevo già vista l'anno scorso a Misano questa moto e mi aveva fatto battere il cuore, e guidarla sì, ancora me lo fa battere. Ci sono anche 9 gradi, ragazzi, sempre mi prendo freddo per voi. Vibrazioni anche a regime autostradali non sono, considerato il fatto che è tutto infulcrato sul motore che funge da elemento stressato, non sono esagerate, compaiono sulle pedane dopo i 6.000 giri. La posizione di guida è perfetta, permette grande movimento in sella, anche se siete più alti di me, di 1,70, sicuramente avete tanto spazio per arretrare. E dicevo che l'equilibrio magico di questa moto è che fa esattamente quello che volete, ma lo fa telefonando, nel senso che non è nervosa. Io me l'aspettavo nervosa, devo dirvi la verità, invece va esattamente dove la volete, con grande stabilità, fiducia, come tutte le Aprilia. Ragazzi, vi lascio. Io mi sono veramente divertito a provare l'RS 457. Vi invito, come ho già fatto, a fare la stessa cosa anche a voi. Questa moto sicuramente venderà tantissimo in India, perché è comunque pensata per il mercato asiatico. Infatti fra la RS4 e la RS660 colma questo buco che si è creato, e però lo fa non tanto per fare, ma gioca seriamente con una ciclistica di tutto il livello, un'elettronica affidata a Marelli, peraltro con la centralina MP11 che è la stessa che hanno le sorelle maggiori, comando ride by wire, insomma ha tutte le carte in regola per farvi divertire, come detto, con grande sicurezza e entrare veramente in questo settore delle piccole medie sportive a gamba tesa. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando.